Il brano che voglio analizzare oggi è Dolce Nera di Fabrizio De André, tratto dall'album Anime Salve del 1996. Va detto che l'album vede una forte partecipazione di Vano Fossati, che però al riguardo dei testi si è espresso così. Quindi da questo momento in poi mi riferirò al brano come un testo di Fabrizio De André. Naturalmente Dolce Nera non è un brano che ha bisogno di nessun tipo di introduzione, è straconosciuto, strafamoso, eccetera. Però ci tenevo a portarlo per almeno 3 motivi. Per vedere parola per parola come si costruisce un testo e per quale motivo forse certi cantautori sono considerati dei riferimenti assoluti. Il secondo motivo è che la storia si basa su un fatto realmente accaduto e conoscere i fatti probabilmente arricchirà ancora di più l'idea che uno aveva di questa canzone. Il terzo motivo è che a parlare di De André non si sbaglia mai. Il fatto realmente accaduto sarebbe l'alluvione di Genova del 1970, nella quale persero la vita 35 persone. E qui partiamo subito forte, perché il disastro fu provocato da una fortissima alluvione che provocò l'esondazione di alcuni fiumi. Tra questi un torrente che si chiama Polcevera. Il brano parte con questo coro femminile in dialetto. E non è certo un caso. E infatti è tipico delle tragedie greche. E siccome di tragedia si sta parlando, il fatto che il coro canti in genovese naturalmente ci fa capire che è la prospettiva del popolo che la sta in qualche maniera raccontando. Ho trovato diverse traduzioni di queste parti dialettali e naturalmente mi aspetto che qualcuno aggiunga qualcosa o corregga nei commenti se qualcosa non è proprio preciso. Ma grosso modo dovrebbe entrare in questa maniera. Guardala che arriva, guarda com'è, guardala come arriva, guarda è lei, è lei. Ovviamente il senso è che gli abitanti, quindi la popolazione rappresentata appunto dal coro, avvista questo pericolo. L'acqua sta arrivando in città e qui entra De André. Nera che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera così dolce e nera. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera così dolce nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera è la prima cosa che si dice, viene ripetuta, quindi viene utilizzato un colore che richiama chiaramente la morte, la sventura, ma nel frattempo è anche descrittivo di quello che vedono arrivare gli abitanti. Infatti l'acqua è nera perché, essendo il fiume esondato, quest'acqua è carica di fango, di sporcizia, quindi acqua scura. E porta via la via, perché quello che vedono arrivare appunto è questo flusso di acqua scura che copre le strade, sommergendole, facendole scomparire alla vista. Nera che non si vedeva da una vita intera così dolce nera. Per farci capire la portata dell'evento, ci dice che non si era mai vista una cosa del genere e se anche si fosse verificato apparterrebbe a vite che non ci ricordiamo. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. Si noti l'utilizzo dei termini che generano sensazioni soprattutto uditive oltre che meccaniche, a rafforzare naturalmente l'idea di questo impeto, della violenza dell'acqua che travolge tutto e che abbatte, il che ci fa presumere che invaderà, dopo aver abbattuto le porte, le case con violenza. E subito dopo il coro genovese, che è la voce della gente, un suggerimento saggio, anche un gridare tra l'uno e l'altro che cosa bisognerebbe fare. L'avviso importante non è l'acqua che fa sbadigliare, chiudere tutto. Cioè non è una pioggia leggera, di quelle noiose, inutili, che infatti annoiano e fanno sbadigliare. Si noti l'utilizzo delle parole. Questa è tutt'altra cosa e infatti l'imperativo notare, ripetuto 2 volte, è chiudere. E in questo modo ci trasmette l'urgenza e ci tiene nel vivo della situazione, perché è come se noi sentissimo le persone gridare da una parte all'altra della strada chiudere. Nera di mala sorte che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna. Questa cosa è bellissima. Di nuovo c'è il richiamo al nero, ovviamente, quindi alla sventura di trovarsi in questo passaggio dell'acqua che con noncuranza semina il panico, la distruzione e anche la morte, e iniziamo a notare che l'acqua che arriva viene umanizzata in questo racconto e infatti gli si attribuisce proprio una spietatezza. E soffermiamoci sulla bellezza della seconda parte. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, cioè raggiunge tutti ovunque.
dove neanche la luna può, dove la luce della luna non filtra, nei piani interrati, nelle cantine, dove verosimilmente qualcuno che stava lavorando, facendo qualsiasi altro tipo di cosa, ha trovato lì la propria tana sfortunata perché in realtà si è trovato in trappola, visto che l'impeto del fiume praticamente lo ha trovato lì non concedendogli alcuno scampo. Essendo le cantine tipicamente senza finestre, lì la luna non arriva. Nera di falde amare che passano le bare. Qui non saprei, lì per lì mi richiama le falde nere delle giacche dei cortei funebri, che quindi trasportano le bare, però credo che sia un po' incoerente perché ci allontanerebbe dalla scrittura soggettiva di questa vicenda. Quindi sono portato più a pensare che falde in realtà venga utilizzato in questo caso come se fosse sinonimo di acqua, e ovviamente sono amare perché stanno portando il dolore e la distruzione e non per ultimo staranno trascinando i primi cadaveri. Fatemi sapere se questa interpretazione vi piace. La frase dialettale dovrebbe significare letteralmente altro da traslocare non ne ha. E potrebbe essere riferito al morto, quindi al cadavere trasportato, come se a chi lo stesse vedendo trasportato dal fiume venisse in mente di dire che a quel poveretto non rimane certamente niente da traslocare, visto che insomma se n'è andato lui. E anche qui è più probabile che il riferimento invece sia al fiume, come a dire ormai non ha più niente da traslocare, nel senso che ha già devastato tutto, non gli rimane più nulla da distruggere. E attenzione, perché ora la vicenda ci porta un punto di vista, ed è il punto di vista per me è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, e il tumulto del cielo ha sbagliato momento. Anche qui diverse interpretazioni, e vedremo più avanti nel testo che alcune potrebbero essere avvallate da alcuni dettagli che vedremo dopo, e altre invece smentite. Quella che ritengo più probabile è che si tratti dell'amore folle che prova un uomo nei confronti di questa signora, che è la moglie di Anselmo. E forse lei non lo deve sapere, che nella testa del suo innamorato lei è tornata a casa già da un'ora solo per lui, che è amante segreto e solitario. Lui pensa questo mentre fuori la morte, il panico e la distruzione ormai sono sovrane, il che sembra folle, ma d'altra parte l'amore ha l'amore come solo argomento. Ci vuole dire che per l'innamorato conta solamente quello che lui prova, il suo desiderio, il suo amore stesso, così che la calamità che si sta battendo su Genova diventa solo il tumulto del cielo che ha sbagliato momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Vabbè, questa è clamorosa. Notiamo che la parola acqua viene ripetuta ossessivamente come era accaduto prima con la parola nera. Ci dice che il diluvio ha sorpreso tutti, e di certo nessuno lo desiderava così, perché questa non è l'acqua benedetta, non è ad esempio l'acqua che aspettano i contadini, l'acqua che porta vita, che irriga il campo e che quindi permetterà i raccolti. Questa è acqua che porta male, dice nel testo, quindi che è distruttiva, insomma, è evidente cosa dica. Sale dalle scale, sale senza sale. Beh, la bellezza di questa costruzione è... Cosa vuol dire che sale dalle scale? Che ha riempito le cantine di cui parlavamo prima e ora il livello sta aumentando, sta appunto salendo per le scale e quindi sta raggiungendo quelli che verosimilmente si sono rintanati nei posti più alti. E perché sale senza sale? Perché ovviamente, essendo acqua di fiume, è acqua dolce, non è l'acqua salata del mare. È l'acqua del Polcevera, che scende con tanto impeto da aver devastato il monte, travolgendo i ponti e la terra. E di nuovo il coro, non è acqua di pioggia, che casino, che casino. Torniamo alla prospettiva dell'innamorato della moglie di Anselmo. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda e la lotta si fa scivolosa e profonda. Mamma. Potremmo dire che l'innamorato sta immaginando la moglie di Anselmo, mentre lei sta sognando, o comunque facendo finta che quello che sente è solamente il rumore del mare, lo scialacquio che, riempendo gli anfratti degli scogli, poi si ritira e riprende nel motociclico delle onde. Solo che la realtà è che il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, quindi il suo lenzuolo, e verosimilmente lei è a letto, è sospinto dall'acqua che l'ha raggiunta, e ormai c'è poco da sognare. Qui inizia la lotta con la morte. Potremmo anche pensare al delirio dell'uomo,
che quindi immagina questa del mare e del lenzuolo che si gonfia sotto l'onda come un'allegoria, e quindi questo movimento non sarebbe nient'altro che quello che lui vorrebbe fare con lei, cioè i due che fanno l'amore ritmicamente sotto le lenzuola. Guardala come arriva, guarda com'è, guardala come arriva, guarda, è lei, dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire. Per completare la scena, l'acqua non è più solo quella che arriva da terra e che sale, ma è anche quella che sta piovendo. Quindi l'acqua non è più solo quella che dal sotto ci raggiunge, ed è già un'immagine fortissima, ma è anche quella che viene spillata dai soffitti, cioè che filtra attraverso i solai, e questo crea questa immagine spaventosamente potente di compressione. Acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, credo che si riferisca alla descrizione del momento nel quale verosimilmente alcuni abitanti dalle zone limitrofe o giornalisti o chi che sia, insomma, iniziano a fare foto, a raccogliere testimonianze di quello che sta succedendo, e probabilmente già ci si sta chiedendo se la colpa non sia di qualche altro complice del fiume da maledire. Ovviamente il riferimento è alle istituzioni, come sempre accade in questi casi. Ci si chiede se non fosse stato necessario un intervento precedente, se non fosse prevedibile, e quindi le varie responsabilità. Acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Questa è una delle frasi che preferisco del brano. Lo stringere ai fianchi chiaramente potrebbe significare che l'acqua ormai, che stava salendo, ricordiamolo, ha raggiunto i fianchi, ce l'abbiamo tutta intorno, quindi appunto ci stringe i fianchi, li sta per annegarci. E poi la tonnara di passanti, che dire. Se avete presente come funziona la tonnara, cioè il sistema di rete che viene utilizzato per intrappolare i tonni, tenerli stretti, tra l'altro richiama immediatamente l'immagine iperviolenta poi di quello che avviene dopo, no? Cioè la truce mattanza. Allora capirete bene quanto è forte questa evocazione. La stessa forza e bellezza che troviamo anche in un altro particolare che viene evocato da questa parte, cioè il richiamo a quell'idea di compressione di cui parlavamo prima. Ora l'acqua che ha ai fianchi, quindi c'è anche questa sensazione di avvolgimento. Siamo imprigionati, non c'è scampo, siamo come in una bolla, un cerchio che si sta restringendo e noi ne siamo al centro. Altro da mettersi in spalla non ne ha. Di nuovo richiama quell'idea precedente sul fatto che il fiume non può più portare via nulla, proprio per dire il contrario, cioè che ha portato via tutto. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita, come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi. Credo che il muro di vetri rappresenti semplicemente l'unione di detriti e vetri rotti che a questo punto si stanno notando nei vari angoli delle strade. E infatti sono visibili perché l'acqua si sta ritirando, il peggio è passato. E così i sopravvissuti iniziano a uscire dai loro rifugi, essendo finita la battaglia con il fiume e quindi con la morte. Questo è quindi il momento di aiutarsi, di prendersi per mano. E a questo punto si torna all'amante, che nel suo sogno delirante si era convinto di aver fatto l'amore con la donna che brama, e vive questo fatto come la certezza del loro amore, cioè che si è ricambiato. Ripetiamo la frase: come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi. Acqua che ha fatto sera, che adesso si ritira, bassa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. È bellissima l'umanizzazione che fa dell'acqua, descritta quasi come fosse un bambino che si è attardato e che, accorgendosi che ormai è tardi e fatto sera, deve rincasare. Sa di dover tornare e quindi adesso va via. E come lo fa? Se ne va scomparendo lentamente, dileguandosi, come un bambino appunto che ha commesso una marachella e spera che nessuno lo noti. C'è questa descrizione di una potenza incredibile. E poi la parte finale naturalmente ci dice che tutto questo nonostante abbia agito con freddezza e senza alcuna pietà. E ora torniamo alla moglie di Anselmo. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza. Fermiamoci. L'acqua che appunto si sta ritirando sta anche scoprendo il corpo ormai freddo della moglie di Anselmo. Il riferimento al tram crea qualche possibile equivoco di interpretazione. Potremmo infatti pensare che realmente la donna avesse una relazione con il tipo innamorato e che quindi si trovasse veramente in un tram, perché stava cercando di raggiungere l'amante e lo faceva nonostante la situazione ovviamente sconsigliasse di muoversi, perché l'amore ha l'amore come solo argomento e il tumulto del cielo ha sbagliato momento,
Quindi in questa interpretazione è lei che, seguendo solamente le ragioni del cuore, prende parte, comunque sale su questo tram nel desiderio incontrollabile di incontrare il proprio amante. Questo ci farebbe vedere alcune cose sotto una nuova luce. E quindi lei, sospinta da questo desiderio incontrollabile, si è messa nel tram pensando che in fondo era solamente un capriccio del cielo e niente di grave, e che effettivamente ci si fosse addormentata sul tram mentre immaginava le onde e il fare l'amore con il suo amante. Nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza, così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare. Il tempo che prima non poteva aspettare per l'ansia di aversi, quindi appunto l'azione di salire in tram e sfidare tutto quello che stava succedendo, adesso è infinito perché è morta. Quindi il tempo le avanza. E poi ci dice: quella storia andò così. E ovviamente non ha trovato alcun finale, visto che i due non si sono poi incontrati. Ci mette però un ulteriore dubbio, dicendo nella frase conclusiva che quello era un amore così splendido e vero da poterci ingannare. Non possiamo essere certi che l'intera storia d'amore sia raccontata dal soggetto, quindi dall'amante, quindi sia interamente un suo delirio. Oppure che in alcune parti, ad esempio il finale, non sia il cantastorie a parlarci direttamente. Spero di aver raccontato degnamente questo brano, che è meraviglioso. È un manuale di scrittura. La scelta di questo brano ha anche un ulteriore valore, che è quello di collegarsi a quanto già accennato nel video di Lucio Corsi. E infatti sono due esempi completamente diversi di ottima scrittura. Questo per ribadire il concetto che ci sono tanti modi di scrivere bene e che il mio problema con le tute dorate non è che sono raccontate in un linguaggio che non comprendo, o che non comprendiamo perché penso che siamo in tanti, ma che sono scritte male. Ci sono i modi di scrivere all'interno dello scrivere bene e poi ci sono i modi di scrivere male, piuttosto scarsi e spesso terrificanti. E la speranza è che, a furia di insistere di fronte all'evidenza delle parole scritte, forse si riesca finalmente ad evidenziare le differenze che ci sono, che sono obiettive, tra vocaboli vuoti, scelte casuali, figure deboli. È un brano che è scritto con pensiero, con poetica, con scelte precise su vocaboli, su strutture, coinvolgendoci con una scrittura che è evocativa e multisensoriale, che è l'ABC della scrittura. Nel corso del tour Anime Salve del 1997, De André era solito introdurre questo brano con una breve prefazione, ed è con le sue parole che io vi lascio.